classico di tante generazioni di lettori fantasy. Well, the first thing I want to tell you is we got to change that attitude over here and get people behind fantasy, for crying out loud. Innanzitutto dobbiamo cancellare questo atteggiamento, dobbiamo dire a chi legge fantasy che deve essere orgoglioso di farlo. I tell people all the time that there's a child inside of me at almost 70 years of age that refuses to leave, and I really don't find myself in any hurry to kick that child out. Io ho sempre costantemente con me il bambino che cresce dentro di me, anche se ho quasi 70 anni, e continuo a dire a chi me lo chiede che non ho nessuna intenzione di cacciarlo via. Maybe this is a good time to just talk for a minute about why I write about elves, because a lot of people think that's fairly strange. And so maybe I'll just tell you a little bit about what I'm doing when I'm writing this kind of fiction. Innanzitutto potremmo cominciare da qui, del perché io scrivo di elfi, e cominciamo proprio da questo argomento. So the first thing is, if you're a writer of fiction, particularly if you're writing in genre fiction as I am, fantasy, I don't even look at what I'm doing as fantasy. I look at it as adventure stories. Innanzitutto per chi come me scrive narrativa, in particolare questo genere letterario che è il fantasy, non mi considero uno scrittore di fantasy quanto uno scrittore di avventure, di storie di avventure. And a fantasy story, to be successful, has to operate on two levels. It has to, if it's to be any good anyway, it has to be a really good story, well told. Innanzitutto ci sono alcuni parametri perché una buona storia di fantasy abbia successo. Innanzitutto deve essere una bella storia ben raccontata. And the second thing it has to do is it has to be an examination of some aspect of the world in which we all live. E il secondo punto deve essere una sorta di esame del mondo reale in cui ognuno di noi vive. So when I'm writing, I'm obviously first of all writing to tell a story that will accomplish this. I want you to start this story at 10 o'clock at night, and I don't want you to go to bed. E poi quando scrivo io ho questo pensiero in mente: vorrei che i miei lettori cominciassero il libro alle 10 di sera e che non andassero mai a dormire. I wanted to keep you up all night, and I don't care if you have a job. I don't care if you go to school. I don't care if you have dental surgery. You're going to finish that story before you can go to bed. E quindi vi voglio tenere svegli tutta la notte. Non mi interessa se lavorate, non mi interessa se studiate, non mi interessa se l'indomani avete un intervento dal dentista. Voglio che rimaniate incollati ai miei libri. And the other thing I want this story to do for you is I want it to make you think. I want you to see something in the story that resonates with you about this world and that troubles you as much as it troubles me. E l'altro obiettivo che voglio raggiungere è che voi pensiate, che riflettiate su questo libro, sul mondo che vi circonda e specialmente sulle cose che vi disturbano esattamente come disturbano me. And at some time while you're reading this book, I want you to think about what it is that this book is about besides the surface story. Maybe you will, maybe you won't, and perhaps take a look at how you actually feel about the things that I'm writing about. E quindi andare oltre la facciata, andare a vedere cosa c'è, leggere fra le righe e vedere qual è la riflessione che questo vi porta sempre in relazione al mondo che vi circonda. Allora, di solito quelli che leggono fantasy o ne scrivono per appunto vincere questo complesso di starsi dedicando alla lettura o alla scrittura di un genere minore utilizzano il racconto fantasy come metafora sociologica, per cui per esempio affermano di leggere Marion Zimmer Bradley perché nelle nebbie di Avalon c'è una rivisitazione in chiave femminista delle logiche di potere delle avventure, dove di solito l'eroe è maschio e invece nelle sue storie gli eroi sono femmine. Nel caso di Tolkien ho letto tutte le letture possibili, da quelle che gli dà l'estrema destra a quelle dei cattolici che sostengono che tutto l'impianto simbolico di Tolkien risponde a un'esigenza di traslare i valori cristiani all'interno di una storia che li camuffasse bene. Se volessi fare una cosa a lui sgradita, adesso gli chiederei: nel suo ultimo libro c'è una guerra tra magia e scienza come forze contrapposte, una delle quali vuole annullare l'altra, e non è la magia ma è la scienza che pretende di essere totalitaria.
Ora la questione è: si tratta di un espediente letterario o vuole dirci qualcosa nel sottotesto? C'è un significato sociologico in questa guerra tra due forze assolutiste? Well, I don't want anybody to get too carried away about the fact that I'm writing some kind of deep, dark message here that's not available to the average reader. Beh, non vorrei che ci facessimo troppo prendere la mano sul fatto che io scriva qualche messaggio segreto ai miei lettori. The best way to talk about magic and science as a two-edged sword, as opposite sides of the same coin. And when I started writing fantasy, I didn't want magic to be something that the protagonist and his allies or the antagonist threw around lightly and which had no boundaries and no consistency. Innanzitutto partiamo dal presupposto che io piuttosto considererei la magia e la scienza non come due poli contrapposti, ma come due facce della stessa medaglia. E tendo sempre a utilizzare la magia in modo che il protagonista, i suoi alleati o i suoi antagonisti non usino mai la magia in maniera leggera, a cuor leggero. Because fantasy only works if there are rules inherent in the way in which the story is told and the magic is used. And they're very strict, and you have to follow those, and you cannot simply use magic anytime things go in a bad way for one of your characters. There has to be some kind of set of limitations that employs in a consistent fashion all the way through the story. Quindi ci sono sempre, nel libro di fantasy ci sono sempre delle regole, dei paletti che i protagonisti della storia devono rispettare. Non si può semplicemente ricorrere alla magia ogni volta che la storia arriva ad un punto critico, oppure le vicende del protagonista arrivano ad un punto critico. Bisogna avere delle regole rigide a cui tutti i protagonisti si devono attenere. So I decided that magic would be the opposite side of the coin from science, and it would operate the same way that science does in our world. And in fact, what's happened is that in the genre series, magic has replaced science, and science has disappeared from the face of this world. Quindi quello che ho deciso di fare è rendere appunto la magia come il lato opposto della scienza. Quello che è la scienza nel nostro mondo diventa la magia nei miei libri, e anzi nei miei libri alla fine la magia ha preso il sopravvento, e quindi ha proprio preso il posto della scienza, che è praticamente scomparsa nel mondo dei miei libri, specialmente nel ciclo di Shannara. So just in the same way that in this world science can be a very good tool that benefits mankind, it can also be a very destructive force used as weapons and in other ways that causes great harm to a large segment of the population. I wanted my magic to work in exactly that way. E quindi è lo stesso modo in cui la scienza funziona per il nostro mondo, cioè può essere uno strumento di grande beneficio per tutti, ma anche uno strumento utilizzato per produrre per esempio armi e quindi creare grossi danni a tutta l'umanità. Allo stesso modo, esattamente allo stesso modo, io voglio usare la magia per i miei libri, per le mie storie. So I think it's the easiest way to think about magic as it appears in my books and science as it appears in this world is that they are forms of power. And power, as we know, has debilitating effects, it has illuminating effects, and you think of it in those terms, it's much easier to come to grips with the way in which it works. E quindi quello che le accomuna è che sono entrambe delle forze, dei poteri che uno ha per le mani, e quindi bisogna saperli anche utilizzare, saperli anche controllare. But I think what Michela was touching on, and which is a very good point, is that it all depends about who's using it, doesn't it? If it's in the hands of people who are caring and interested in the welfare of their fellow man, fine. Then it usually works pretty well. If it's in the hands of misguided or destructive-minded people, then it's a bad thing. And that's pretty much the way my stories are told. Quello che credo che Michela volesse intendere è che tutto sta nelle mani di chi organizza questi poteri, di chi gestisce questi poteri. Se ci sono delle persone dietro che hanno questi poteri in mano, che effettivamente hanno a cuore il benessere della gente, sono trattate in un certo modo. Se invece ci sono delle persone che invece non si curano di questo, allora entrambi questi poteri potrebbero avere degli effetti distruttivi. Ed è esattamente questa la chiave con cui io scrivo i miei libri.